Eccoci qui per la quinta puntata della storia dei 50 anni di Taylor Chitarre, con tutte le chitarre speciali di casa Taylor, insieme a Osvaldo Lo Iacono, Ciro Manna e Davide Tomassone. Yeah, bellissimo, bellissimo perché non vi aspettavate che vi mettessimo davanti degli strumenti elettrici a low body, comunque all'interno con un body sensor, quindi degli strumenti un po' speciali, li abbiamo cavati prima. Questa è la gamma T5, è una low body, presentazioni di strumenti a low body o solidi o elettrici che partono già nei primi anni 2000-2005, e appunto Taylor che si evolve nella sua produzione e allarga sempre di più la gamma, entra nel mondo dell'elettrico in punta di piedi al traverso, non in modo diretto, con nessuna competizione, con niente che era presente sul mercato, imposta questi prodotti sempre con quell'attenzione in incasto corpo e manico, con un unico bolt nel retro. Se Osvaldo hai voglia di girarlo, facciamo vedere questo particolare del fissaggio. Sfrutta chiaramente una parte dei trasduttori che sta già utilizzando nel sistema TS, al quale aggiunge un humbucker, un coil che si trova al di sotto della tastiera e permette col selettore di giocare sulle combinazioni dei pick-up con sempre controllo di volume alti e bassi. La chitarra di Ciro è una T5 Classic Koa in finitura satin, silent satin, molto bella, molto piacevole, molto fine, anche un po' nel suo essere classico col Koa, anche un po' aggressivetta con la meccanica nera, la palatta nera. E la Pro invece in mano ad Osvaldo è una chitarra un po' più ricca, un po' più classica, anche con questo binding che si ottiene attraverso l'asportazione della finitura della vernice, chitarra un po' più elegante, usiamo questo termine, sono eleganti tutte e due, però diciamo un po' più tradizionale. L'elettronica è simile, i legni differiscono un po', però a questo punto sono curioso di sentire cosa ne pensate, perché non ve l'aspettavate che vi avessi messo in mano una chitarra di questo genere, e appena ve l'ho data avete incominciato a giocarci con piacere. Sì, perché è una chitarra che ne parlavamo proprio con Ciro mentre ci preparavamo alle riprese. È una chitarra che ti comunica subito una suonabilità immediata, particolarmente comoda, ha proprio un effetto sulla tensione, complice anche sicuramente la scala. Ha una tensione delle corde che ti dà l'impressione che sia accordata almeno mezzo tono sotto. Per cui ti regala questo feeling che ti facilita un po' anche il playing, per cui il contatto è immediato. Nonostante siano corde 01149, quindi sono corde da elettrica col sol non rivestito, però sono corde già di un certo spessore, da chitarra con un po' di low body che possono suonare anche un pochettino. Sì, è una chitarra che
guardandoci così, con una prima impressione, con Ciro ci facciamo, sai, dei gesti di apprezzamento, perché comunque ti istiga a suonare. Quindi questo per noi è un grande campanellino d'allarme, un importante campanellino d'allarme. E poi una chitarra che potenzialmente, parlo poi a livello professionale, potrebbe anche andare a incastonarsi in determinate condizioni di lavoro in cui magari fai l'ospitata con il cantante, in cui ti chiedono magari un brano acustico, uno un brano strumento elettrico, con cui fare un po' tutto. Esatto, e tu che esce fuori anche con una dappertutto. DI vai Sì, tranquillamente, o una pedaliera, o una ecco. piccola pedaliera, riesci a coprire diverse sonorità. Ripeto, una chitarra anche dal punto di vista ergonomico molto... Una sorpresa, dai. Esatto, una bella sorpresa. Non ve l'aspettavate, Una bella mi fa sorpresa. piacere. Tu, Ciro, che anche tu sei girato attorno un po'. Assolutamente no, ma a parte che poi hai una serie di opzioni, diciamo, di sonore che poi vanno, diciamo, un attimino così esplorate, perché sicuramente può offrire anche molto di più di quello che attualmente abbiamo. Sì, diciamo che collegandolo a una pedaliera multi-effetto, giocando un po' anche con saturazioni, può suoni essere crunch, suoni prog, interessante. c'è qualche cosa di un po' Sì, di al di fuori innovativo. di innovativo, al di fuori degli standard. Assolutamente. Poi il fatto effettivamente della grande suonabilità, il fatto che è questo ibrido tra elettrico e acustico, veramente ti permette, come diceva pure Osvaldo, di collocarla effettivamente in diversi contesti e di tirar fuori, secondo me, anche una sua personalità, e quindi tu con lei, Sì, diciamo, tirar fuori è una qualcosa di chitarra che interessante. probabilmente va anche molto studiata, cioè non Sì. è come spesso Taylor ha dimostrato, è sempre uscita, ricordiamo nel 1984 la Grand Concert che ruppe il mercato con una chitarra piccola, ha sempre i sistemi di trasduzione Taylor che sono diversi dai sistemi di trasduzione che esistono normalmente sul mercato, anche in questo caso l'ha voluto fare diverso, l'ha voluto fare strano, l'ha voluto ricercare qualche cosa di differente. Devo dire che sono tutta una serie di prodotti un po' di nicchia, non sono strumenti da grandi numeri questi, non sono per il grande pubblico, ma c'è tutta una serie di prodotti senza citarli nel particolare, però insomma Fender ha fatto una gamma di prodotti con questa idea, Godin stesso ha una gamma di prodotti che recupera un po' questa idea. Devo dire che in questo caso c'è una bella miscelazione elettrico acustico con una playability di manico più acustico, perché è una tastiera un po' più larga, estremamente comoda, nonostante le 011 da elettrica, estremamente morbida. E anche il tasto è molto comodo, devo dire. Anche l'altezza dei tasti, che si avvicina a quella delle elettriche, ti permette una suonabilità ancora più comoda. Questo è un particolare che va attenzionato. E anche io per esempio personalmente sto molto attento ad alcuni particolari nella rifinitura dei tasti. Il filotasti. Esatto, il fatto che siano inclinati quasi di 45 gradi, 30 gradi, in modo da non dar mai fastidio. Sì, io uso molto il pollice per esempio, e quindi quando il tasto sporge mi dà un po' di fastidio. Non spigola, non pizzica, non e qui fastidio. sono rifiniti in questo modo, quindi è una tastiera che risulta, nonostante l'assenza di binding, abbastanza comoda. Sì, qua aiuta il fatto che loro lavorano con un raggio di curvatura piuttosto piatto, perché prendono larghezza e tastiera dalla lavorazione che usano già in ambito acustico, che prevede appunto un raggio di curvatura più soft, più piatto, e una larghezza un po' più comoda, una spaziatura tra corde un po' più comoda. Ma io inviterei Ciro ad appoggiare chitarra leggera, leggerissima. Sì, certo, ci puoi suonare delle ore tranquillamente, fare di molti take senza problemi. Anche un buon bilanciamento, mi sembra che la teniate tra le braccia molto comoda. Inviterei Ciro ad abbandonare a questo punto la 5, la T5, la Koa, e invece prendere in mano un'altra speciale, perché oltre le chitarre folk, cordi metallo, oltre chiaramente qualche serie di elettrica, di cui la T5 rappresenta nella gamma tra Classic, Pro, Custom, il fiore all'occhiello, interessante anche una serie di prodotti nylon che partono dalla serie più economica Academy, che avremo modo di vedere nell'ultima puntata, fino ad arrivare ai prodotti superiori. In questo caso abbiamo una 3E12 nylon, quindi una serie 3, parliamo di un prodotto americano con fasce fondi in sapele, top in abete, e con un manico crossover. In questo caso non abbiamo un manico una tastiera tipicamente classica, non abbiamo però neanche una tastiera tipicamente folk, è un compromesso tra i due, e
Sentiamo cosa ne pensa, anzi, come se la suona Esatto, Ciro. magari la suoniamo prima, così ti dirò. Io le vi mie abbandono perché impressioni. sento già una Dei base suoni. che non mi dispiace. Wow, un'emozione sempre. Sì, devo ci hai dire che- ci hai girato attorno, ma Abbiamo picchia intuito qualcosa di dura. Sentito familiare. qualcosa. Penso che tutti abbiamo raccolto la palla. E parliamo dello strumento. Come l'hai sentita? Perché è atipico sullo strumento americano il percorso nylon, che è più spagnolo, ha più altre scuole. Sì, guarda, restituisce un grande calore e ti lascia, come dire, sognare insieme alle note che suoni, perché rispetto a una classica, diciamo, tradizionale, il suono è molto più rotondo, molto più arrotondato e bello caldo. E quindi, diciamo, il fatto con le mani ti fa andare Già un po' proprio, flautato. Mantenendo però un bel basso fermo, una bella Sì, sì, presenza sì, sul anche. basso, non è un basso che poi copre, che poi No, si perde. assolutamente, però e poi lo stesso il discorso sempre della suonabilità, dell'intonazione. Sembra che uno dice sempre la stessa cosa, ma di fatto sono delle caratteristiche talmente fondamentali e a volte dovrebbero essere così scontate, ma invece a volte sono così rare. A volte si che fa quelle, fatica a quando le trovarle trovi, tutte quello ti dà insieme. il piacere che l'orecchio ovviamente assorbe tutte queste belle sonorità intonate che dà. Tipicamente sappiamo che i chitarristi, no? Sulla sua intonazione hanno sempre problemi, quindi fondamentalmente questa cosa qua è veramente una cosa molto importante. Insieme al discorso, dicevamo, del suono, della suonabilità, il manico poi è cioè è classico, sembra quasi, ma non so, il taglio preciso della tastiera, il radius, se corrisponde No, proprio alla chitarra è sempre una tradizionale. tastiera piuttosto piatta, quindi Sì. non c'è un raggio di curvatura importante, più che altro è la larghezza al La capotasto, lunghezza. che non è Un po' 51, crossover, 50, sì. è un crossover, Un po' crossover. non è 51, 50, non arriva a quello della classica, ma non è neanche una larghezza da folk, perché Sì. dovendo lavorare in arpeggio con le dita, con Sì. le unghie, Può diventare è necessario lasciare un po' più di luce tra le corde lungo Sì, tutta la tastiera, quindi assolutamente. è a metà tra i due, Assolutamente. certamente. Bene, quindi speciali, abbiamo parlato quindi di hollow body, di elettrico, abbiamo parlato di nylon, ora mancano le chitarre con tante corde, ma prima di entrare nel mondo delle 12 corde di casa Taylor, mi preme sottolineare alcune cose che sono sempre motivo di riflessione insieme ai miei clienti nei punti vendita, e i miei stessi collaboratori si soffermano sempre su questo argomento, che è il problema della gestione dello strumento quando arriva a casa, è il problema dell'umidità, della temperatura, cioè proprio la gestione di strumenti così importanti che hanno nel loro percorso in azienda una parte di essiccazione dei legni con cicli che vengono scientificamente gestiti in modo perfetto in ambienti, tutte le fabbriche, sia la produzione a Tecate, quindi in Messico, sia la produzione americana e il Cayenne, sono sempre sotto controllo di umidità, ci sono igrometri in ogni fase della lavorazione, e ogni tanto, quando l'umidità scende sotto i 47, 48, pum, parte la spruzzatina e si rende di nuovo umido l'ambiente, umido al 50% che è il riferimento, come pure nel momento in cui l'umidità sale un po', partono i ventilatori, gli assorbitori, i deumidificatori, perché è importantissimo che questi strumenti, che sono strumenti professionali, che vengono costruiti con legni assolutamente iperselezionati e con una loro stagionatura e controllo, restino il più possibile sotto controllo anche quando arrivano a casa vostra. When I see a guitar that's old and someone played it so much that there's a hole in the top, I think that's beautiful.
When I see a guitar that has the finish rubbed off of it from playing, I think that's beautiful. When I see a guitar that someone can pick up and show me where it got dropped on stage and this was dented and fixed, and that guitar has been used and used and used to play music, I think that's beautiful. And that person who owns that guitar has gone through life with one of their very best friends. This guitar and this person have a common experience. I see that all the time. There's something beautiful between a guitar and a person. They have experiences. If the guitar could speak, they would go, remember when we played that gig in that little trattoria, that there was a family and that wine came in a pitcher and they had a juice glass and we poured it in it and life was beautiful that night. And they found out that I played guitar and I came in and I sang songs for the whole restaurant. Wasn't that a good time? You can have that conversation with your guitar. And then somebody wanted to play it and they scratched it with their belt buckle and you cried, but you're over it. I remember that night. That's all beautiful. What's not beautiful is when I see a guitar where it got left in the trunk of the car and it's a hot summer day and somebody went shopping and that guitar got hot as the side bender that bends the sides, and the pressure on it pulled it up, and now it's a new shape and we have to do a big repair to it. So when we think about maintaining a guitar, it doesn't include waxing it and polishing it like it's your Rolls Royce. But it does include things like humidity and heat. And one of the best pieces of advice that I can give somebody is, yes, the guitar is beautiful. Hanging on the wall isn't the best place for it to live. When you play it, put it back in your case. It protects it from the elements better than most things will. Try not to let it get hot. If you're going to play a wedding outside and it's a sunny day in Tuscany and everyone's gathered, it's not a good idea to set your guitar on a stand and then go away for 2 hours with the sun shining on it. That's not a good idea. That's not beautiful. I would prefer that you go have someone put belt buckle marks in it. That is beautiful, okay? And then we need to add some humidity to the guitar sometimes. And, D'Addario Planet Waves makes the Humidipack, and we help them develop that, doing lots of testing. And that can keep a guitar at a nice level. 45-50% relative humidity is where a guitar needs to be. Do you know when your lips get chapped because it's too dry? Well, a guitar can have that same thing too. So watch that, learn about it. There's plenty online that you can learn about that. But I think that's the most important thing for the guitar, is to try and protect it from heat or extreme humidity, too wet, too dry. It needs to be cared for. Not every minute of its life, but let's not put it in the trunk. If you wouldn't leave your dog in the car, don't leave your guitar in the car. Quindi ricordatevi, l'ideale è avere degli strumenti che, al netto di qualche fuori programma che c'è sempre per chiunque, professionista o non, rimangono sempre all'interno del 45%, 55% di umidità relativa. Per chi ha gli strumenti un po' più preziosi, chi è particolarmente attento, chi si preoccupa un po' di più, Taylor ha realizzato qualche anno fa questo bellissimo accessorio, upgrade, update chiamerei io. Non è altro che la parte di uscita finale di tutti i sistemi amplificati, quindi l'ingresso jack e lo scatolino della pila, ma cambia il circuito. All'interno di questo circuito ci sono un sensore di temperatura e un sensore di umidità, quindi sostituendo al blocco che noi abbiamo già all'interno del nostro strumento il Taylor Sense, che è una parte che viene ordinata a parte, noi normalmente nei punti vendita li abbiamo, li potete ordinare, potete richiedere, e a quel punto attraverso un'applicazione, inserendo questo come prodotto fisso all'interno della chitarra, c'è la possibilità di gestire con l'app e controllare costantemente temperatura e umidità della chitarra.
cosa molto molto importante, molto più importante di quanto crediate. Perché? Perché capita spesso che al controllo di qualità che facciamo sempre gratuitamente per i nostri clienti qualche mese dopo l'acquisto, capita che ogni tanto qualcuno inconsapevolmente, nessuno lo fa apposta, sbadatamente, dimenticandosi un po' delle raccomandazioni che gli diamo, arrivi con degli strumenti che non sono più come li abbiamo consegnati, e non perché sono nati male, sono nati difettosi, siamo stati cattivi noi o tantomeno il cliente, che va chiaramente salvaguardato e protetto, ma perché inconsapevolmente non si è reso conto che nella sua bellissima casa, i livelli di umidità in certi momenti hanno superato questa soglia, o viceversa, col condizionamento a casa d'estate o riscaldamento abbiamo invece abbassato l'umidità, e quindi è calata la tavola, cambia il suono, cambia il setup, cambia l'action, cambia il funzionamento, cambia tutto. Quindi molta attenzione, senza ansia, però molta attenzione all'umidità dello strumento, anche alla temperatura, ma sulla temperatura siete tutti molto più attenti perché ne avete una percezione, ma sull'umidità a volte inconsapevolmente siamo birichini. Quindi col Taylor Sense riusciamo a tenere sotto controllo l'umidità dello strumento per tutta la sua vita, anche quando non ci siamo. Con l'app al volo andiamo a verificare e controllare. A questo punto inviterei a fare un passaggio sulla 12, quindi do una mano a Osvaldo nel cambio, do una mano anche allora vai. Yeah. Osvaldo con una 264 CE Deluxe. 264, vi ricordate i codici 2 serie 2, quindi una messicana, in questo caso è Incoa. Il 6 indica una 12 corde con la tavola nello stesso legno, in questo caso le fasce del fondo Incoa. Contro, in questo caso abbiamo una 818 Deluxe, quindi serie 8, tavola, anzi 8,58, scusate, mi sono sbagliato, perché serie 8, 5 indica una 12 corde però con la tavola in abete, e serie 8 perché siamo davanti invece alla loro versione Jumbo, quindi la Grand Orchestra. E due chitarre molto belle, abbastanza differenti, complementari, entrambe 12 corde. Ricordiamo l'importanza per Taylor, per la 12 corde, è stata la prima chitarra che ha costruito, è stata una chitarra importante perché all'epoca poi la 12 corde tirava molto, ricordiamoci, sono i tempi di Hotel California, di un sacco di pezzi fatti con le 12 corde. E come l'hai trovata, Osvaldo? Cioè come ti è sembrata? Perché siamo passati da una low body, poi ci è passata la nylon, tutto ad un tratto il doppio di corde, com'è andata? Beh, la 12 corde è sempre una chitarra speciale, perché comunque ti regala delle sensazioni sempre diverse, ti dà questo senso di stereofonia, questo senso di arpa, no? Ti avvicina questo suono come se fossero due chitarre che suonano insieme, quindi ha sempre avuto un fascino particolare. Noi siamo legati sempre, no? Alcuni brani storici con questo sound così particolare, no? Subito identificativo. La difficoltà nella gestione delle 12 corde è sempre la suonabilità,
nel senso che solitamente, storicamente, le 12 corde sono dura, è abbastanza faticoso. dure da suonare, e la Taylor in questo è riuscita a, come dire, a compensare in un certo senso, attraverso le sue tecniche costruttive ovviamente, come dire, a ridurre questo gap, e quindi a rendere una chitarra comunque suonabile, perfettamente adatta a qualsiasi tipo di performance. E questa è una chitarra che si caratterizza subito per questo suono scampanellante, con un volume sonoro, almeno da quello che si sente da dietro, abbastanza consistente. E devo fare anche un plauso alla stabilità della meccanica e probabilmente anche della catenatura, che rende il tutto più stabile, perché la tensione a cui è sottoposta la tastiera di una Veramente 12 molto corde è molto elevata, un carico Ancora più pazzesco. importante quello di cui parlavo prima, cioè la stabilità dei legni. Facciamo in Esatto. modo che resti, perché se li andiamo a stressare con umidità e asciutto, non possiamo poi aspettarci una stabilità nella Esatto, gestione della questa cosa cordatura. dal vivo è importante, specialmente nel campo delle 12 corde, dove anche una corda Niente, leggermente è un piccolo calante battimento e cambia diventa un tutto. problema da risolvere, soprattutto sul momento su un palco. Per cui grande incisività, grande forza, una sorta di suono scavato anche in mezzo, che aiuta anche a renderle perfettamente indirizzata nel mix, essere proprio un riempitivo, ecco, un riempimento anzi del sound generale, ed è molto molto bella, molto ti invito a suonarla, ecco. Questa è certamente un buon volume, ma uno strumento un po' più stretto rispetto alla serie 8 di Ciro, che invece dalla dimensione della cassa, la scelta dei legni, palissandro e abete, ci ha fatto pensare, e nei fatti così è accaduto, un po' più un suonone, giusto Ciro? Questa chitarra mi ha letteralmente impressionato, perché veramente il primo sol maggiore è stato epico. Epico, epico. Di avere un surround 5.1. Sì, ottimo. E ve lo faccio sentire, altrimenti sembra... Già. Che gli vogliamo dire? Va suonata. Anche in questo caso manico trovato comodo, un po' più ostico. Come diceva Osvaldo, stessa cosa, perché ho provato anche quella prima. Effettivamente la suonabilità di una 12 corde è veramente tipo mettere a dura prova, ma qui veramente siamo a livelli di suonabilità. La comodità ti fa veramente, diciamo, divertire e suonare con scorrevolezza, diciamo così, nonostante la difficoltà di andare anche a premere facendo suonare, perché quando c'è la cordina più piccola sotto, ovviamente la difficoltà è riuscire... E di prendere bene tutte e due, tutte e perché due. dai la priorità teoricamente alla corda più grossa. Esatto, altrimenti poi diventa una 6 corde. Certo, è finito il gioco. Sì, però veramente questa qua, nello specifico che sto suonando io, è veramente spettacolare. Sì, chitarra anche bilanciata, pur con questo suono abbondante, basse, grande, sì, però alte, molto completa, le scampanellanti e le basse super profonde, veramente uno strumento pazzesco. Stiamo parlando sempre di strumenti amplificati con sistema Taylor Test Expression System, quindi buoni per la diretta. Poi è chiaro che possono essere gestiti microfonati anche in studio per aumentarne i colori e le possibilità. Tornando alla nostra storia Taylor, diciamo il prodotto si è evoluto e Taylor verso gli anni 2000, Bob Taylor incomincia, Kurt Listug è già da tempo che ha lasciato chiaramente un po' indietro il laboratorio e si è occupato invece più della parte commerciale, della parte finanziaria, della parte organizzativa, quindi Kurt sempre di più, pur con le conoscenze e le competenze del prodotto, è andato in direzione organizzazione aziendale. Bob invece è sempre continuato con la sua curiosità, con le sue invenzioni, con la sua ricerca di qualità e di prodotto, ascoltando i musicisti, a realizzare prodotti sempre nuovi. Ma chiaramente è un percorso che nel ciclo naturale ha la sua evoluzione. E un bel giorno si sono messi a cercare quello che potesse diventare il Bob Taylor degli anni 2000, del futuro. Non era facile. Bob avrebbe voluto una persona con almeno 20 anni di esperienza, ma meno di 30 anni di età, perché avesse la mente sveglia e giovane e capace, un po' come lui, che ha già 19-20 anni, aveva già l'azienda e stava già lavorando per i musicisti. E l'hanno trovato nella figura di Andy Power, che prima ha
diciamo, ha incominciato a diventare il capo progetto, ha incominciato a lavorare prima andando a trasformare la serie 800 nella sua parte di incatenatura e di fondo. Ricordate, ne abbiamo parlato, l'importanza dell'involucro, della rigidità, della solidità della parte fascia e fondo, e poi così un po' alla volta è andata a lavorare sulla parte dell'incatenatura, il V-Class, la realizzazione della serie 17, cioè sempre di più è andato a rendere, ad affinare quella che era il normale ciclo della produzione Taylor, rendendola sempre più attenta alle esigenze dei ragazzi del periodo, del momento, alle esigenze dei musicisti del periodo, del momento. E sembra scontato, ma in tutte le aziende il passaggio generazionale è una delle cose più difficili, perché chi ha creato l'azienda la sente come un figlio, la sente propria, la sente parte del suo sangue, della sua famiglia, e effettivamente quella, sia per Carl Liszt che per Bob Taylor, è la loro famiglia. Ma molto bravi, con un occhio molto avanti, hanno capito che in realtà quello che loro avevano realizzato non era una vera loro proprietà, lo era a livello, diciamo, fiscale, economico, ma era già diventato un bene più comune per i musicisti, un bene un po' più da distribuire. E insomma, successivamente faranno un grande passo, ma di questo ne parleremo alla prossima puntata. Invece mi farà molto piacere insieme a voi vedere e seguire i video che siamo riusciti a gestire insieme alla Taylor per quel che riguarda la produzione. Sono stato tante volte in azienda, sia nella fabbrica di El Cañón sia nella fabbrica di Tecate, e siamo voluti andare in profondità per conoscere il perché certe scelte, il perché certi legni, il perché certi processi, certe procedure, neanche tanto per curiosità mera, così, senza fine, perché in realtà sono le domande che voi musicisti, voi clienti fate a noi e di cui vi dobbiamo dare certezza, e a volte solo mettendoci il naso, solo toccando con mano possiamo darvi queste garanzie. Ecco, vedremo insieme un po' di video realizzati insieme a Taylor, con un po' dei gruppi di lavoro, con un po' delle parti di produzione, un po' con le linee di produzione, le linee di sviluppo. Insomma, cercheremo di entrare in azienda e farvi vivere un po' di quell'esperienza che chi visita la famiglia Taylor, il gruppo Taylor, le due aziende Taylor provano sia nell'entrare che nel visitare. Quando si entra in Taylor si entra veramente in una famiglia, una relazione di persone. Le chitarre vengono dopo e ne sono il risultato. Lascio a voi il finale.